Questa è la mia storia. Una storia che affiora dal ricordo, che emerge dai passaggi scuri e sfocati della memoria. Dal buio torna alla luce per raccontarsi. Questa è la mia storia. La mia storia è la storia di un viaggio. È la storia di un uomo. È la storia di una donna. È la storia di tutti coloro che partono da casa, da paesi lontani, per arrivare nello stesso luogo. Questa storia non è solo la mia. È la storia di Usmane, Suri, Baramaka, Fevur, Julius, Bodian, Amadou, Patricia, Musa, e ancora Ismaila, Babukar, Felix, Festus, Emmanuel, Cernor, Elvis, Ussas, Seydou. È la storia di chi parte, senza sapere dove arriverà e se arriverà, e che finisce in quel collo di bottiglia che è la Libia, una strettoia che sfocia nel mare aperto. È la storia che lega Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Gambia, Guinea agli approdi dell'Europa. Questa è la storia di un viaggio attraverso il deserto, seguendo le tracce degli arabi, senza cibo, con poca acqua calda da bere nelle taniche di plastica. È una storia di violenze e rapimenti, di abusi e omicidi. È una storia di carceri e di fughe, di morte e di paura. È la storia di un viaggio attraverso quelle terre in cui i fratelli non riconoscono i fratelli, in cui non c'è nessuna pietà, ma solo corruzione e sfruttamento. Una storia di nascondigli e di attese, di amicizie e di abbandoni, di difficoltà e incertezza per un presente interrotto e di speranze per un futuro confuso. È la storia della mia famiglia. È la storia di ciò che ero, ciò che sono, ciò che sarò. Questa è una storia che ne contiene tante altre. Storie lasciate appese a mezz'aria come i frutti di un albero, legati tra loro eppure così lontani dalle radici. Frutti destinati a cadere e a scomparire ingoiati da una terra arida, se non raccolti, messi insieme, per far sì che dai propri semi si possano generare altre vite. È la storia di un viaggio attraverso un mare scuro che non guarda in faccia nessuno. Di un viaggio che si interrompe in quel luogo che non è una destinazione, ma un punto di sosta forzata, un'interruzione, una barriera, una sospensione, un'apnea del respiro. Quel luogo che accoglie e che stringe, che alloggia e controlla, che ospita e rifiuta. Quel luogo strano in cui il freddo sorprende e fa male, e in cui non puoi parlare, decidere, agire, sognare. Questa è la mia storia. Ça, c'est mon histoire. This is my story. Nina nega kukoroe. This is my story.
chiamo Cerno e vengo dalla Sierra Leone, un bellissimo paese benedetto dalla natura. Ho lasciato il mio paese nel dicembre 2015. Avevo un ottimo lavoro, installazione di reti e vivevo una bella vita prima dell'epidemia di Ebola che ha portato alla chiusura di molti posti di lavoro, scuole, negozi. Non lavoravo in quel momento, quando un uomo mi disse che mi avrebbe aiutato ad andare in Libia per trovare un lavoro migliore. Non sapevo che quell'uomo era un trafficante. Volevo un lavoro così tanto che ho lavorato con lui, senza che la mia famiglia lo sapesse. Adesso sono molto felice di essere qui in Italia. E l'unica cosa che mi piace in Italia è che la sua gente ha la mente aperta per accogliere i migranti di tutto il mondo e danno riparo e speranza. Una cosa che non mi piace in Italia è che molte persone non amano i neri e il tasso di razzismo è molto alto. Mi piacerebbe rimanere in Italia perché credo poter fare la differenza e di poter continuare i miei studi in informatica. Mi piacerebbe tornare al mio paese perché non importa dove ti trovi, ma non c'è alcun posto come casa. E amo così tanto il mio paese che non riesco a immaginare il giorno in cui incontrerò la mia adorabile famiglia. La cosa che mi manca di più nel mio paese è il bellissimo mare, e le spiagge e la gente. La mia più grande difficoltà qui è con la gente, perché l'unica cosa che pensano quando mi vedono, ad esempio in un supermercato, è che posso rubare e mi seguono dappertutto. E la maggior parte di loro sono razzisti. Penso che l'arte e il teatro aiutano molto nella vita sociale. Aiutano ad incontrare nuove persone e anche a fare nuove amicizie. E la cosa che è più importante è che ti dà la sicurezza di esperimenti di fronte a tante persone. Io ho fatto teatro per un anno. L'ho scoperto grazie ad una mia amica italiana. Mi ha parlato di un centro teatrale, ZUT, e mi ha anche presentato 2 registi dello ZUT, Davide e Emiliano. Ho iniziato, mi è piaciuto, così continuo. Direi che il teatro mi aiuta a migliorare la fiducia in me stesso, mi permette di esprimermi con le persone, mi aiuta anche ad essere creativo, ad essere divertente. Esibirsi davanti al pubblico mi fa sentire sollevato e felice allo stesso tempo, soprattutto se so che il pubblico ama quello che faccio e mi piace anche far ridere le persone per alleviare il loro stress. Penso che sia importante raccontare la mia storia e mi piace farlo perché è molto importante dirlo a tutti, perché credo che se conosciamo la storia e il nostro background, forse possiamo cambiare il modo in cui ci vediamo l'un l'altro. Mi chiamo Elvis e vengo dalla Nigeria. Quando penso al mio paese, il mio primo pensiero è la mia famiglia e i miei cari. Ho lasciato il mio paese per il mondo in cui mi sentivo in alcune situazioni. Sono felice qui ma non troppo, per il modo in cui si comportano gli italiani con i neri. Mi piace perché mi hanno dato un riparo e mi hanno aiutato in un mondo che non mi sarei mai aspettato. Devo essere onesto al 100%. Non mi piacciono molto alcuni cittadini perché sono razzisti. Quando avrò i miei documenti e una vita migliore, mi piacerebbe davvero rimanere in Italia. E di certo
mi piacerebbe anche tornare nel mio paese, perché penso sempre alla mia famiglia, specialmente ai miei piccoli fratelli. Ho sempre voglia di vederli. È da un anno che faccio teatro. Ho iniziato grazie a una mia amica molto buona e simpatica, Fabrizia. È stata lei a portarmi a teatro per partecipare per la prima volta e mi è piaciuto davvero. Questo significa molto per me, perché alcune cose che voglio fare nella vita sono molto legate a teatro e non posso smettere di farlo. Recitare di fronte al pubblico mi fa davvero crescere molto. È davvero importante raccontare la mia storia in modo che le persone possano davvero sapere come mi sento e se hanno in qualche modo la possibilità di aiutarmi a realizzare questo mio desiderio di fare teatro nella mia vita. It is not so easy for souls. Such a journey for children walking through. Oh, 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 oh. When you see what the children passing through in the dance, I'll never believe it. It's a big tears, my brothers and sisters. It's not an easy journey.